Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere l'ultimo video della nostra miniserie legata agli stili di gioco, ovvero abbiamo già visto quindi quello sul possesso, il contropiede, il contrattacco, come conviene impostarli al meglio, quali sono i giocatori magari da mettere in campo, quali moduli soprattutto si possono utilizzare al meglio con gli stili di gioco. Oggi andremo a vedere nello specifico il passaggio lungo. Il passaggio lungo ragazzi è uno stile che non a tutti piace, non è molto usato però in alcune circostanze magari come tattica secondaria, secondo me, a meno che una persona non gli piaccia particolarmente, che lo voglia mettere come primaria, può essere comunque molto efficace e può dar fastidio alle difese, soprattutto se abbiamo giocatori molto veloci. Per andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon la conosciamo tutti, è una piattaforma nella quale troviamo di tutto, invece Gamivo è una piattaforma videoludica. A inizio video avete visto probabilmente una piccola pubblicità che è quella praticamente che vi dà, copiando il codice, lo sconto per fare i vostri acquisti. Trovate tutti i generi praticamente di prodotti videoludici all'interno, quindi fateci un salto, mi raccomando, passando al link che trovate in descrizione. È un modo per supportarmi e io ne sarei molto grato. I prodotti non li pagate nemmeno un centesimo di più, ma semplicemente è un modo per supportarmi. Per chi volesse supportarmi in maniera ancora più importante, invece sono aperti anche gli abbonamenti al canale a dei prezzi veramente irrisori, ragazzi. Parliamo di massimo praticamente 3 euro se non mi ricordo male, quindi partono da 1 euro, arrivano a fine 3, quindi ragazzi alla fine della fiera è un'occasione per però sbloccare contenuti esclusivi, avere chiaramente dei piccoli vantaggi all'interno del canale, oltre che chiaramente per supportare me e il mio canale, quindi la crescita del mio canale. Andiamo subito però invece ragazzi a vedere quindi questo, di che cosa stiamo parlando. Il modulo ragazzi che ho voluto presentarvi è sempre questo, perché è un modulo che si adatta molto bene sia col contropiede come lo stavo utilizzando io, ma anche con comunque il passaggio lungo. Il passaggio lungo perché comunque è un modulo molto verticale. Come ho già spiegato nel video dedicato a questo modulo, va benissimo anche da utilizzare con altri stili di gioco, vedi anche possesso palla, perché comunque i giocatori sono molto vicini uno con l'altro. Però ragazzi anche col passaggio lungo fa il suo, perché comunque vedete che i giocatori sono messi proprio a scala, cioè in fila indiana praticamente, uno dietro l'altro, e questo fa sì quindi che si creino quelle verticalizzazioni, quei passaggi filtrantori, no? Dalla difesa direttamente agli attaccanti, che al passaggio lungo piacciono molto. Innanzitutto ragazzi andiamo a vedere come si comporta in campo il passaggio lungo, quindi stili di gioco squadra, passaggio lungo. Allora in fase d'attacco quindi ci dice che i giocatori si concentreranno sulle palle lunghe, ma l'abbiamo appunto già detto, senza tentare di dominare a centrocampo. Ovviamente ragazzi i giocatori prenderanno e si butteranno in avanti, si prepareranno a ricevere passaggi lunghi e i compagni vicini si posizioneranno per sfruttare eventuali sponde. Benissimo. In fase di difesa resterà bassa invece per assicurare una difesa molto solida. Diciamo che ragazzi, secondo me, apro io una piccola parentesi, secondo me questa va benissimo come tattica secondaria, cioè stiamo perdendo magari 2-1, vogliamo a tutti i costi cercare di recuperare la partita. Prendiamo un allenatore che ha come magari come secondo stile a passaggio lungo, mettiamo per dire un 4-4-2, un 4-2-4 ragazzi, e si vola praticamente, perché abbiamo sì magari meno controllo della parte centrale del campo, però sicuramente abbiamo molta più possibilità di verticalizzare in fretta, perché comunque i giocatori si butteranno tutti cercando la verticalizzazione. Si spezza un po' in due la squadra, perché chiaramente la difesa, rimanendo un po' bassa, è un po' spezzata, però una volta in possesso quindi i difensori forniranno supporto dalle retrovie e gli attaccanti si posizioneranno in modo da ricevere le palle lunghe. Ragazzi, è molto sottovalutato questo stile di gioco, ma comunque non è del tutto così scadente. Ripeto, secondo me
Il contropiede rimane un pochino più completo, come anche il contrattacco, se comunque ci piacciono i filtranti e ci piace giocare nelle profondità. Però ragazzi, per un arrembaggio finale in una partita dove vogliamo a tutti i costi recuperarla, è comunque uno stile di gioco molto molto interessante, così anche come le vie laterali non vanno sottovalutati. Perso il possesso palla, i giocatori rientreranno prima possibile in difesa per bloccare gli avversari. Ragazzi, è praticamente o tutti su o tutti giù della serie. La difesa rimane bassa, quindi gli attaccanti cosa faranno? Cercheranno di rientrare, però appena riconquistano palla subito si ributta in avanti. Si crea un po' chiaramente di scombinamento, adesso che chiaramente la squadra non sarà mai eccessivamente bilanciata secondo me, però magari mettendo qualche giocatore giusto si può accomodare un pochino la situazione. Ripeto, secondo me però la squadra rimarrà comunque sempre un pochino spezzata. Ripeto, è una tattica secondo me perfetta, magari da utilizzare anche con una difesa 3 per dal 70° in poi, 80° in poi dobbiamo recuperare la partita, mancano quei 20 minuti dalla fine, quindi tutti avanti e si cerca l'impresa magari per cercare di sistemare un po' i conti, no? Sai, magari in quelle partite dove non si riesce a segnare si prova in tutti i modi, magari anche con un passaggio lungo. Quindi importantissimo ragazzi, però va messo sia come stile di gioco squadra, quindi da qui passaggio lungo e lo seleziono, e dopodiché chiaramente devo scegliere anche un allenatore che abbia almeno 85 ragazzi, non di meno, ricordatevi, almeno 85 come passaggio lungo. Io, come potete notare, non ce l'ho, ma perché non è ragazzi uno stile di gioco che ho mai utilizzato, l'ho provato così magari nelle partite amichevoli, in allenamento per testare, però ragazzi non è uno stile di gioco che mi fa impazzire, devo essere sincero, preferisco molto di più un contropiede o un contrattacco. Quindi impostato l'allenatore ragazzi, poi dobbiamo andare a fare una bella squadra, perché dipende molto chiaramente dai moduli, e io ve ne posso già dire diversi che ho segnato, perché ripeto, questi giorni mi sono andato un po' a studiare la situazione, no, di quale si poteva muovere meglio magari con questo stile di gioco. Io i moduli che ho selezionato ragazzi sono i seguenti: sono sicuramente il 4-4-2 come vi ho detto prima, o la sua variante nel 4-2-4, perché comunque dà molta verticalità alla squadra, nonostante ciò comunque rimane un modulo molto molto completo. Ecco, se vogliamo magari evitare di spezzarsi troppo, possiamo mettere un mediano e un CC, ad esempio un mediano collante e un CC tra le linee, o comunque un onnipresente. Il mediano chiaramente gli possiamo dare anche la carta difensivo, così poi siamo sicuri che stia lì. Si possono trovare insomma volendo alcune soluzioni, oppure metterli in verticale, cioè ad esempio metto, per dire, Vieira, facendo finta che fosse collante, lo metto proprio di fronte alla difesa, e Pirlo magari lo metto leggermente più su di lui, proprio sopra di lui, quindi in maniera proprio verticale, in modo tale da avere comunque un po' più di bilanciamento nel centro del campo. Quindi il 4-4-2, il 4-3-3, ma ragazzi il 4-3-3, come dico sempre, come avete visto in tutti gli altri video, è sempre il modulo per me per eccellenza, che si adatta bene con tutto e con tutti. Cioè il 4-3-3, bene o male, tutti gli stili di gioco che voi potete mettere in campo rientrano comunque in una fattispecie del 4-3-3. È un modulo molto molto completo, secondo me il migliore in assoluto, è il mio modulo da sempre, praticamente io poi certo cambio, vario, perché altrimenti mi piace sperimentare, e soprattutto per portare anche a voi nuovi contenuti, e perché comunque mi serve anche a me per imparare poi alla fine della fiera anche qualcosa di nuovo. Però ragazzi, io se dovessi giocare una partita importante, seria, e voglio stare tranquillo, probabilmente giocherei con il 4-3-3, o in questa variante o in un'altra variante, però anche questa classica, diciamo, per me è una delle migliori in assoluto. Sempre usato questo modulo, sempre trovato bene. Poi ragazzi, il 4-2-3-1, questo modulo lo stesso va molto bene con il passaggio lungo, perché come potete notare i giocatori sono messi proprio uno sopra l'altro, quindi ideale.
il 4-2-1, scusatemi, sì, 4-2-1-3, quindi un altro modulo, ragazzi, che va benissimo per il passaggio lungo come per i vie laterali, per il contrattacco. Questo è un modulo molto molto completo e molto interessante. Ci sono tanti giocatori che militano nella prima divisione, nelle primissime posizioni, che utilizzano questa tipologia di modulo, ragazzi, perché veramente è molto molto forte. E poi vi segnalo anche un modulo con difesa a 3, che è il 3-2-3-2, perché comunque questo ci dà sia la possibilità di allargarci che comunque di giocare anche volendo tutto centrali. Ragazzi, è un modulo molto molto interessante. Anche questo, sto scorrendo, potrebbe essere adatto comunque, perché guardate le linee che si creano, che partono dai terzini, ok, arrivano fino alla punta. C'è un passaggio lungo che va da Costa Curta a Mbappé, è possibile farlo, quindi ragazzi, non è per niente male. Allora, chi ci metterei io in campo con questo tipo di stile di gioco? Beh, ragazzi, io sicuramente metterei una squadra che ha soprattutto nel centro del campo, in attacco probabilmente dei velocisti, quindi un Mbappé, un Messi, un Neymar, un Digno. Al centro del campo chi ti metterei? Al centro del campo probabilmente, come vi ho detto prima, metterei un collante sicuro, quindi supponiamo che questo Vieira sia collante, metterei un collante con più o meno queste caratteristiche. Attenzione, perché la velocità è importante, la difesa idem, e anche la tecnica, quindi un mediano che abbia queste caratteristiche, però magari che più che sia collante più che incontrista, perché comunque il collante proprio sta lì, l'incontrista delle volte anche con la difensiva, con l'istruzione difensiva attivata, comunque tende sempre un po' a volte a salire, o comunque magari a non farsi trovare sempre in posizione, quindi invece l'incollante proprio, ragazzi, sta lì. Davanti a lui sì, ci potrei mettere, come ho fatto io qui, un tra le linee ci potrebbe stare, o eventualmente un onnipresente per andare ancora a coprire meglio, diciamo, la parte lì centrale del campo. Se avete dei dubbi delle differenze fra tra le linee, onnipresente, regista creativo e via dicendo, ragazzi, ho fatto già i video appositi nella quale spiego le passive, tra l'altro uno da pochissimo dove spiego dove e quando si attivano, perché c'è sempre in piedi questo dilemma, ma lì è spenta, lì non si attiva, lì non fa quello e quell'altro, quindi ho fatto un video appunto per chiarire tutto questo discorso. E dicevo, comunque, il tra le linee secondo me potrebbe essere un giocatore interessante, come anche un onnipresente. Eviterei magari un regista creativo o un giocatore chiave, perché magari il giocatore chiave tenderebbe troppo a buttarsi in avanti e quindi a creare ancora più sbilanciamento. Il regista creativo invece rimarrebbe troppo magari fermo in posizione, attento, diciamo, ad impostare l'azione. Invece un tra le linee o comunque un onnipresente, che sono due giocatori che si muovono abbastanza in mezzo al campo, secondo me potrebbero essere più la carta ideale. In difesa, ragazzi, metterei sicuramente una difesa con 3 DC e un terzino sinistro, un po' come ho fatto adesso. Tutti i DC, compreso il terzino, devono essere molto veloci e soprattutto avere buone statistiche in fase di difesa, un po' stile questo Maldini, quindi molto veloci, comportamento difensivo top, se possiamo anche un minimo di tecnica, visto che comunque anche loro delle volte potrebbero effettuare qualche passaggio lungo. Difensore centrale qui sempre si sviluppo, vi consiglio sempre, mi raccomando, se giocate con una difesa 3 così, vi consiglio sempre o 2 sviluppi o un incontrista, però evitate di lasciare magari o un terzino difensivo come ho messo io, però evitate magari di metterci, ecco, 2 incontristi o 2 incontristi un frontal extra, cioè mettetene sempre solo uno, secondo me conviene, di incontrista o frontal extra, perché comunque altrimenti, ragazzi, la difesa tenderebbe troppo a salire, troppo a uscire in pressing sul pallone, e se troviamo un avversario bravo che con 2 passaggi riesce a saltarci, diventa un problema, perché abbiamo un bel buco qui centrale e chiaramente possibilità più di prendere gol. E in attacco poi, ragazzi, chi ci metterei in attacco? Beh, anche un attacco del genere potrebbe andare bene, della serie un Digno con un Mbappé, un Digno che magari fa la seconda punta, quindi che cerca di venire incontro a recuperare i palloni, o anche un attaccante di rientro, ragazzi, sarebbe veramente veramente top, perché facendo il movimento un po' inverso a quello che fa tutta la squadra,
potrebbero, diciamo, aprirsi degli spazi proprio nella zona quasi centrale del campo, perché mentre la difesa avversaria sarà intenta a inseguire nelle loro cavalcate i nostri attaccanti, un giocatore invece che si stacca e viene a ricevere palle e cercare quindi di creare magari un'azione potrebbe essere interessante. Quindi potrebbe una coppia, diciamo, per me titolare potrebbe essere, per dire, un Neymar attaccante di rientro e Mbappé invece opportunista. Dietro di loro, ragazzi, le scelte possono essere differenti. Vogliamo proprio un attacco che già per stile di gioco tenderanno a farlo, ma proprio un attacco che si buttino completamente in avanti, quindi senza avere nessun tipo di, non dico punto di riferimento, però senza avere nessun tipo, diciamo, di aggancio, di possibilità di manovra, ma manovrare proprio quasi a ridosso dell'area avversaria. Oppure magari vogliamo avere uno scarico, vogliamo avere qualcheduno che invece viene più incontro a giocare. Questo, ragazzi, dobbiamo sceglierlo noi e capire come ci troviamo meglio. Quindi se vogliamo magari più cercare di andare sempre lungo, magari in fascia, cercare un cross, un filtrantone alla fine proprio a bordo, a ridosso, diciamo, dell'area di rigore, ecco, non mi veniva il termine. Oppure magari venire più sulla tre quarti e cercare di giocare un po' di più la palla, per quanto possibile, per quanto, ripeto, lo stile di gioco squadra ce lo consenta. Io, ragazzi, forse preferirei più la seconda, nel senso che comunque sì, è vero, mi piace attaccare, essere pressante lì in attacco, non far respirare la difesa avversaria, però allo stesso tempo capisco che bisogna anche un pochino costruire le azioni, bisogna un po' di più magari giochicchiare, non buttare solo in avanti filtranti, e io penso quindi che secondo me la soluzione adatta potrebbe essere, per dire, un regista creativo che comunque ogni tanto tenderà sempre ad andare, o anche un attaccante di rientro, cioè magari fare un attaccante di rientro e un regista creativo potrebbe essere interessante. E a quel punto magari, se per dire metto, che ne so, qui l'attaccante di rientro come seconda punta, potrei metterci magari, per dire, invertiti, quindi metterci Mbappé a sinistra e Digno a destra, in modo tale che si crei, no, in maniera sfalsata, diciamo, l'inversione delle posizioni, cioè uno che va, la seconda punta, che in questo caso è De Paul, si infilerebbe, invece praticamente l'altro rientra, torna indietro, e viceversa, perché se io metto poi chiaramente l'attaccante di rientro praticamente al posto di De Paul e la punta praticamente invece al posto di Digno, quindi opportunista, ovviamente si creerà ancora più spazio in modo tale che uno proprio venga incontro per ricevere palloni. Si potrebbe anche fare, diciamo, non due stili uguali, ma due stili, ecco, anche opposti, cioè della serie un giocatore chiave, un attaccante di rientro, oppure un classico numero 10 e un giocatore chiave. Si potrebbero anche pensare di provare queste cose qui. Diciamo che l'unica cosa che va testato e che andrebbe provato scegliendo un certo modulo è capire un po' come gira, come funziona, soprattutto come ci troviamo meglio noi. Certo che con questo stile di gioco abbiamo tanti giocatori, diciamo, che vanno ad attaccare l'area col passaggio lungo, però ripeto, allo stesso tempo secondo me sarebbe buono anche cercare di giocare un po' di più la palla, ripeto, quindi trovare magari degli stili che siano compatibili con soprattutto il modulo che abbiamo voluto mettere in campo. Ve li ho consigliati, ad esempio in un modulo del genere possiamo creare diverse cose come due opportunisti, due ali prolifiche, quindi attacco totale, oppure due opportunisti e magari un regista creativo e un attaccante di rientro, o un giocatore chiave e un attaccante di rientro. E poi, ragazzi, vi consiglio, come già detto, di mettere, ad esempio, se io qui metto un attaccante di rientro, qui ci metto il giocatore chiave, e viceversa. Se qui, per dire, ci metto magari, che ne so, un attaccante di rientro qua, magari, che ne so, qui ci potrei mettere comunque un classico numero 10 o un altro opportunista, per creare comunque, ragazzi, scompiglio, perché gli stili di gioco così
diversi fra di loro, creano poi in campo triangolazioni, creano buchi nella difesa avversaria, perché un giocatore magari sta lì però rimane fermo, l'altro invece si inserisce, e ci dà comunque la possibilità di avere degli scambi magari rapidi e interessanti che ci possono mandare in porta. Come istruzioni individuali, ragazzi, non saprei dirvi esattamente cosa mettere e quali mettere, dipende un pochino che tipo di giocatori mettete in campo. Sicuramente vi direi difensivo comunque sul mediano, a prescindere, anche se inizialmente io proverei senza istruzioni il modulo, in modo tale da capire bene come si stanno muovendo i giocatori, ma qualora le volessi dare da subito metterei probabilmente il difensivo sul mediano, ok? Vabbè, qui adesso è sul difensore centrale, ma eccolo qui, il difensivo sul mediano, e magari potrei andare a dare il contropiede, per dire, su una punta, o eventualmente, se metto due mediani, come si potrebbe anche fare, attenzione, ad esempio con un 4-4-2 mettere due mediani, magari dare a quello più difensivo, ad esempio metto Vieira e Gilberto Silva, magari do, per dire, a Vieira in linea bassa, in modo tale che quando non siamo in possesso di palla, lui si butti in mezzo alla difesa e rimanga, diciamo, solo l'altro mediano a fare un po' da filtro. Ci potrebbero essere diverse soluzioni, dipende un pochino più che altro a voi come piace, cioè se piace più un pressing della serie ci metto due incontristi o comunque due mediani senza istruzioni che comunque stiano lì belli a pressare, oppure se magari una volta persa palla volete un attimino più attendere l'azione avversaria. Ricordatevi chiaramente come si muove lo stile di gioco in campo e insomma in base a quello io vi ho dato i consigli, provate a fare poi i vostri, no? A farli vostri e chiaramente a modellarli sul modo di giocare vostro. Provatelo, ragazzi, questo stile di gioco, ripeto, potrebbe essere molto interessante soprattutto nella seconda parte di partita. Io vi saluto e vi ringrazio, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Alla prossima dal vostro Luca Taran, ciao!